Ormai lo sapete, è stato ufficializzato l'esonero di Igor Tudor, che diventa l'ennesimo capro espiatorio, la vittima sacrificale, chiamatelo come volete, un po' di una Juventus che ormai non sa più come arginare un tracollo che dura ormai da quasi 6 anni. Come al solito ragazzi vi invito a iscrivervi al canale prima di addentrarci in questo contenuto, mi raccomando, e lasciate un mi piace e un commento. I commenti sono importantissimi, soprattutto per i canali giovani come il mio, che altrimenti non vengono poi selezionati dall'algoritmo. Comunque, l'esonero di Tudor, chiaramente non può arrivare in maniera inaspettata, dato che era evidente lo stato confusionario del tecnico da una parte, ma anche della squadra, che nel tempo non solo è regredita, ma sta entrando in un circolo pericoloso che rischia di finire molto male per la Juventus, per il continuo di questa stagione. Io però ho qualche domanda, perché mi chiedo in questo momento dove sia la dirigenza. Cioè, oggi dov'è Comolli? Come mai la Juventus continua a scegliere questo tipo di comunicazione che nel 2025 mi sembra un qualcosa di abbastanza assurdo e limitante per una società che è al top per quanto riguarda la comunicazione, basta vedere cosa fa con lo Juventus Lab. In questi momenti una società forte, ci si mette insomma, ci si rimbocca le maniche, ci mette la faccia e va a parlare direttamente con i suoi tifosi che ormai sono rassegnati al silenzio che dura da anni perché nessuno parla più con noi. Ormai dobbiamo trovare le informazioni online, dobbiamo cercare un'altra maniera perché nessuno si prende la responsabilità di andare di fronte alla telecamera, come a volte facciamo noi, e dire la propria opinione o essere onesti con se stessi e con gli altri, che è un po' alla base di un rapporto che è basato tra come tifosi e squadra sulla fiducia. Fiducia che ormai non ci può essere perché noi siamo all'oscuro sempre di tutto. Se esoneri un tecnico a fine ottobre, dopo che in estate lo avevi confermato, diciamolo onestamente, solo perché, gli altri ti avevano rifiutato o non t'avevano nemmeno risposto al telefono, allora vuol dire che non hai nessun tipo di programmazione, perché Motta l'avevi accacciato a marzo e di tempo in realtà per decidere o per avere un'idea su cosa fare del tuo futuro ne avevi avuto, ma stavi pianificando in realtà un cambio di dirigenza. Quindi, come al solito, avevi, troppe cose e come si sa bene il multitasking non esiste, perché chi dice che in realtà esiste, forse, non si rende conto che magari sta facendo male entrambe le cose, come ha fatto la Juventus. Ora hai il problema, che è un problema abbastanza grosso, che di allenatori disponibili, ce ne sono pochi, perché, siamo a campionato in corso, quelli che chiaramente non sono disponibili, beh, non è che siano tutti, scarsi, però o sono stati esonerati o sicuramente io di allenatori che arrivano a fine contratto e non ne trovano un altro ne conosco molto pochi. Quindi in realtà tu sceglierai ancora una volta non chi vorresti, non chi hai programmato, ma quello che è disponibile, quello che passa al commento. Stessa cosa che ha fatto con Tudor qualche mese fa e il risultato lo vedete alla fine di ottobre. Inoltre un'altra cosa, mai pensare ad allenatori stranieri, perché il nostro calcio, non lo conoscono. Gli allenatori stranieri non conoscono il calcio italiano, come se in realtà non bastasse vedere 3 partite della Serie A per capire come funziona. Il nostro intestardirci ad avere solo allenatori provenienti, dal bel paese, come avete visto, ci ha portati ad aumentare sempre di più la distanza dai campionati che contano, come la Premier League, dove gli allenatori in realtà non si scelgono in base alla nazionalità, ma in base alla bravura, come dovrebbe essere. Cioè, se uno guarda la Serie A, chiunque, che sia turco, che sia inglese, che sia saudita, importa veramente poco, non ci vuole un genio. Noi italiani siamo gli unici, perché, noi, come al solito pensiamo di essere migliori di tutti, poi in realtà vai all'estero e ti rendi conto che l'Italia è un paese strepitoso, dove tante cose sono fatte meglio di altri paesi, però in tante altre cose, come tutti, si potrebbe anche imparare. E il calcio in realtà è uno sport mondiale, non l'abbiamo inventato noi come altre cose. Quindi sarebbe molto più positivo e molto più edificante, secondo me, qualche volta anche cercare di andare controcorrente, non essere mai sempre come tutti gli altri, perché poi in realtà cosa succede? Succede che devi andare sulle minestre riscaldate, come abbiamo già fatto in passato, l'avevamo fatto con Max Allegri. Bisogna tra l'altro farsi delle domande, secondo me, anche sulla nostra rosa. Mi sembra abbastanza inevitabile che ha triturato o non so se volete un altro termine posso dire ha, come si dice, passato nel tagliacarte, nel, tritadocumenti, come volete chiamarlo, 3 allenatori in poco più di 1 anno. Però ad oggi io non ho sentito nessuno che fa parte di questa rosa, nemmeno il nostro capitano Manuel Locatelli,
che, sembra che in realtà, insomma, i social li sappia usare, quando gli fa comodo. Nessuno si è andato a prendere le responsabilità di andare davanti a un microfono, oppure di prendere un cellulare, visto che di questi tempi va è più in voga, e, scusarsi con i propri tifosi, per tutto. Cioè non per la prestazione o una cosa generale, proprio per tutto, dalla A alla Z. E io non sto parlando solo dei risultati, vi ripeto, ma, mi riferisco alla mancanza di voglia, alla mancanza di professionalità, alla mancanza di amor proprio, anche per se stessi in realtà, perché quando si fanno delle figure barbine come quelle che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, credo che ci vorrebbe anche un po' di amor proprio. Bisognerebbe scusarsi di tutto, dalla A alla Z, invece tutti zitti a nascondersi dietro l'ennesimo allenatore, in questo caso Igor Tudor, che come al solito, ma meno male che è alto, fa da parafulmine. Perché in realtà, voi lo sapete bene, è molto più semplice mandarne via uno che mandarne via 22, 23, quelli che sono. Dove sono adesso, tra l'altro, quelli che parlavano di segnali positivi visti durante la sconfitta contro il Real Madrid? Io sinceramente dopo quella sconfitta, che era stata, per quanto uno possa avere delle opinioni diverse, meritata, una sconfitta meritata contro una squadra che è come il Real, che in realtà non è che si sia impegnata fino in fondo, per carità, ha fatto quello che doveva fare, ha visto come eravamo messi noi e si è un po' adattata a quello che passava il convento, come facciamo noi, di recente. Comunque io, dopo quella sconfitta, non mi aspettavo una reazione a Roma, perché era ormai chiaro che la squadra fosse morta e sepolta. Era chiaro che all'interno del gruppo queste mele marce che ormai continuano a fermentare all'interno di questa squadra, perché vi ripeto, noi cambiamo 7 allenatori in 6 anni, però le mele marce ce le teniamo a lungo e comunque anche rinnoviamo. Rinnoviamo perché ci piace a noi, avere questa sensazione di marcio, quell'odore di muffa in casa. Quindi secondo me è arrivato un po' il momento di iniziare, un'epurazione all'interno di questa rosa che ad oggi, se ci pensate veramente bene, non ha dimostrato nulla. Ha dimostrato 0, come i punti delle ultime 3 partite tra Champions League e campionato. E l'unica cosa che ha dimostrato in realtà, perché una cosa l'ha fatta, è di essere un gruppo di giovanotti che sono viziati e mi dispiace dirlo, però anche mercenari, perché loro sono pronti a voltare le spalle a tutto e a tutti non appena le cose vanno male, dimenticandosi che sono loro ad andare in campo. Alla fine sono loro quelli che scendono in campo infrasettimana, la domenica, eccetera, e sono loro ad avere contratti milionari e a indossare una maglia che rappresenta quasi 130 anni di storia e circa 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, che credo forse si meritino un po' più di rispetto. La storia prima, ma anche noi tifosi, che in realtà sono quelli che poi alla fine gli pagano lo stipendio, perché se domani noi spegniamo le televisioni e non andiamo più allo stadio, non compriamo più le magliette e il merchandise, questi in realtà si trovano col culo per terra. Quindi capisco perfettamente che di solito sono sempre equilibrato e cerco di dire le cose come stanno, ma questo è un discorso equilibrato. Questo non è un discorso over the top. Questo è un discorso che ha un capo e una coda. La Juventus non ha un capo e una coda, non ha nessuna delle due. E lo so e capisco che magari per uno che arriva qua sul canale in questo momento queste possono essere parole forti, forse parole anche un po' irrispettose, però io mi sento deriso. Da tifoso non mi sento rispettato e credo che oggi quello che fa arrabbiare i tifosi più delle sconfitte è l'atteggiamento. Perché le partite, da quando esiste lo sport, e non solo il calcio, qualsiasi tipo di sport, si possono perdere, però ci sono modi e modi. Cioè, se Sinner perde il Roland Garros contro Alcaraz, che sotto di 2-7-0 poi rimonta 3-2 e alla fine della partita ci si stringe la mano e uno dice: "Tu sei stato migliore di me". Beh, quello è sport. E quello è uno sport che a me piace, è uno sport che io adoro, perché adoro il rispetto tra tifoserie diverse, adoro il rispetto tra calciatori di diverse squadre, però adoro anche il rispetto della squadra nei confronti dei tifosi, non solo dei tifosi nei confronti della squadra, perché quello è un qualcosa, è un tipo di relazione che non funzionerà mai. Se siete sposati o se avete un compagno o compagna, sapete bene che se entrambi non lavorano sul rispetto reciproco, beh, prima o poi la coppia scoppia e mi sembra che in questo periodo la Juventus scoppi ogni 5 secondi. I cicli, tra l'altro, possono finire, però c'è un problema grosso che l'orgoglio in se stessi, nella maglia, nell'idea, nell'ideale, beh, quello in realtà dovrebbe rimanere
per sempre e dovrebbe sempre essere rispettato e mantenuto intatto. Ora siamo nel momento in cui pensiamo a chi possa essere il futuro salvatore, colui che diventerà il prossimo comandante di questa nave che ormai prende acqua da tutte le parti, però si parla chiaramente sempre dei soliti, perché quelli liberi sono i vari Spalletti, che in nazionale mi sembra sia andato in tracollo, Palladino che sì, è arrivato alla Fiorentina, non sta facendo nemmeno male, ma insomma il suo curriculum sicuramente non parla di esperienza. In questo momento chi va a prendersi in mano una patata bollente come la Juventus di esperienza ne deve avere. E poi Di Mancini, che è uno che comunque era scappato dall'Italia per andare in Arabia per il vil denaro e poi alla fine gira che ti rigira, non ha fatto bene nemmeno lì. Quindi però mi raccomando che siano sempre tutti italiani, non possono essere stranieri perché ci mancherebbe. Però vi faccio una domanda: cosa c'è da salvare? In questo momento chi arriva deve salvarci o deve ricostruirci? Perché noi sono anni che la Juventus continuiamo a parlare di, quarti posti, arrivare al quarto posto perché, sembra che la Champions League sia la panacea, sia la cosa che ci possa salvare dall'ennesima stagione, fallimentare. Però, la Champions League in realtà, oltre all'aspetto economico, che quello sì certo può aiutare, i nostri conti ormai sono più in rosso del vecchio Ottobre Rosso, film che magari dovrei a riandarmi a riguardare, però, oltre all'aspetto economico, la Champions League in realtà mi sembra che ci abbia portato semplicemente brutte figure. Ogni anno in Europa facciamo figure pietose. L'anno scorso, l'anno prima, quest'anno mi sembra che, le cose non stiano andando tanto meglio. Allora, invece di salvare, forse noi dobbiamo iniziare a mettere le nostre energie nel rifondare e chiunque arrivi deve firmare per la Juve, non per il suo tornaconto. Deve firmare per quasi 130 anni di storia e non per la storia della sua carriera. Deve firmare per il mezzo miliardo di tifosi che ormai non chiedono nemmeno più di vedere una vittoria. Ormai quello sarebbe chiedere troppo, ma chiedono semplicemente di indossare i colori bianco e nero con onore, con dignità, ma soprattutto con la voglia di farlo, perché se non c'è voglia nella vita non si costruisce nulla. Allora io vorrei concludere questo video e scusatemi se sono andato lungo, scusatemi se ho un po', parlato un po' così a vanvera, ma ci sta, il canale è così e siamo qua per dire le nostre opinioni. Io le dico e me ne prendo le responsabilità. Mi sembra che la Juventus si nasconda dietro i parafulmini. Allora concludiamo ringraziando Igor Tudor. Lo ringraziamo perché Igor Tudor ha fatto parte della Juventus e quando una relazione finisce, 2 persone che sono educate si salutano, si stringono la mano e si ringraziano, ma non perché sono quelle frasi fatte, perché il rispetto va dato a tutti, anche chi in realtà ha fatto ciò che poteva, perché lui ha le sue colpe, però almeno lui è sempre andato lì, ci ha messo la faccia e ha parlato nel giusto, nello sbagliato, ma non si è mai nascosto dietro qualcun altro. Ci sentiamo presto, un abbraccio, forza Juve. Ciao.